Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Sono come sempre con il nostro Eli. Ciao a tutti. Allora, come sta andando la settimana? Il nostro Eli ha finito finalmente le vacanze, che è sempre in Purtroppo sì. vacanza. È tornato a lavoro in questo stupendo Sì, mercato. sono Eh, tornato oggi. Che Bentornato. mercato di merda. Mamma mia. Bentornato a lavoro. Niente ragazzi, qua il chop continua. Ormai stiamo in questo range da più o meno un mese, se non sbaglio, sì. Sono già quasi 30 giorni che siamo qua dentro in questo range minuscolo, super choppy, terribile, veramente un trading per me veramente brutto, cioè non mi sta piacendo proprio tradare in questo mercato, infatti faccio proprio il minimo indispensabile, cioè non sono per nulla interessato a fare un trading costante o comunque un trading con posizioni, diciamo, abbastanza importanti in questo mercato perché uno non c'è liquidità, due il range è così piccolo che gli altri non hanno neanche tempo di muoversi perché tempo che sei bottom range Bitcoin torna subito top range, gli altcoin ora che prendono catch up già Bitcoin già scende, quindi è un range troppo choppy per lavorare come si dovrebbe nel mercato. Secondo me a breve questo range verrà risolto. Ci vorrà magari qualche notizia, magari il top degli stock che poi Eli sicuramente vi farà vedere, che lui segue Sì. spesso ultimamente. Però secondo me qua stiamo più distribuendo che accumulando. I motivi per me sono sempre gli stessi, del tipo che prima di tutto questo qua è un livello chiave sul weekly, è un order block importante, è un punto in cui veramente ti aspetteresti il reject. Cioè, nel senso, questo qua è proprio il punto che ti aspetti che il prezzo abbia difficoltà a reclamare. Infatti, notate che il volume è morto da quando questo livello è stato raggiunto. Da quando siamo arrivati a questo livello, il volume è sceso molto, il range è diventato super choppy ed è peggiorato in generale il trading. Ok, giusto da quando siamo arrivati sotto questo livello. Ok. È quasi normale. Alla fine, comunque, abbiamo fatto tutto il primo quarter sempre a salire. Quindi è anche giusto, cioè, nel senso, abbiamo fatto dal bottom, abbiamo fatto tipo 150 giorni quasi. No, partiamo da qua. Guardate, da quando abbiamo iniziato a fare il breakout, abbiamo avuto più o meno 100 giorni di uptrend e di buon volume, buon mercato. Quindi a questo punto secondo me è quasi normale avere questo periodo choppy. Infatti siamo sui 100 giorni circa di uptrend continuo. Da quando abbiamo raggiunto il top qua sono già 40-50 giorni in cui stiamo choppando. Comunque da quando siamo arrivati qua sopra il volume è iniziato a morire, i movimenti sono stati molto lenti, è un chop che va verso il basso, molto lento, quindi io mi aspetto personalmente la rottura verso il basso a un certo punto. Comunque potremo, sperando di no ovviamente, continuare a far range in questa zona per tutta l'estate, cioè qua, così, fino a che poi il prezzo andrà o verso il basso o verso l'alto, ok? Però secondo me comunque vada, quando questo range verrà rotto, secondo me il movimento grande ci sarà, cioè sarà un movimento molto impulsivo che non dovrete fadeare secondo me, cioè non cercate né di prendere il bottom né di prendere il top perché qua si sta formando davvero molta liquidità. Ok, qua c'è molta liquidità, molta distribuzione o accumulo. Sono già 3 mesi che siamo in questo range qua. Quindi aspettatevi quando si romperà un movimento veramente molto impulsivo. Ok, non andateci contro quando succederà. Che ripeto, secondo me manca poco, manca molto poco. Ok. Dico una parola su Ethereum, poi ti passo la parola. Ethereum, da quando abbiamo fatto il top, è in un downtrend costante.
come vedete fa gli alti sempre più bassi, ok? Finché non romperemo almeno un alto, io qua Ethereum è in un downtrend, quindi qua il prossimo drop mi aspetto magari un basso ancora più basso, un alto ancora più alto, un alto ancora più basso e così via, finché questo trend non cambierà, quindi finché poi a una certa magari non vedremo una roba del genere. E quindi rottura verso l'alto con rottura dell'alto e poi da lì si vedrà. Però fino ad allora, ora come ora, Ethereum è in un downtrend. Guardando in un time frame più basso potete vedere che qua sta perdendo questo livello che doveva tenere, qua ci ha provato a tenerlo, ha fatto il rimbalzo, qua l'ha perso, è stato deviato, ha provato a tenerlo di nuovo ed è stato di nuovo perso, quindi qua io farei attenzione con Ethereum, non lo lungherei alla cieca, perché secondo me tranquillamente possiamo almeno ritestare 1820, quindi almeno un retest qua e poi vedere cosa succede, perché potrebbe retestare, salire oppure perdere il livello e scendere ancora e prendere il basso qua, prendere la liquidità e quindi fare un basso più basso e continuare il suo downtrend che sta avendo. Quindi ETH molto semplice per ora, qua possiamo quasi dire che ha fatto un double top, ha fatto un alto, non è riuscito a prendere nuovamente l'alto, quindi vuol dire che c'è weakness, non è riuscito a riprendere l'alto, non siamo riusciti a prendere la liquidità in alto e quindi adesso mi aspetto almeno di prendere questo basso qua sotto, ok? Però ora come ora io ETH lo lascerei perdere come Bitcoin finché non mi dà almeno una prova di potenza o comunque dei buyers che entrano nel mercato, ok? Perfetto, passo la parola a te Eli. Mi voglio soffermare su questa immagine al momento. Dove possiamo vedere che il Nasdaq ha fatto un rialzo pazzesco nelle ultime settimane, cioè dall'inizio anno siamo saliti di quasi del 40%, però se mettiamo un time frame da marzo siamo saliti all'incirca del quasi 27%, tantissimo. Una cosa impressionante. Bitcoin è debole rispetto a lui e guardate, lui perde proprio in continuazione, proprio in diretta lo stiamo vedendo, è davvero scam. Lui perde livelli e il Nasdaq fa nuovi alti. Quindi in questo momento l'unica cosa che puoi fare è, guardando lo Stoxx che sale, Bitcoin che scende, io rimarrei molto tranquillo, non farei più di tanto qualcosa. Secondo me rimanere paziente è quella strategia migliore. Se volete operare, fare scalp, come è sempre scritto su Twitter, se vuoi provare rischiando l'1-2% della tua posizione, è il massimo che puoi fare, di più non puoi fare. Perché qui io non ho nessuna apertura a posizioni swing. Fandro swing, se mi perde 25-2 allora posso scendere di più. Lo possiamo vedere sul daily. Molto semplice. Se Bitcoin inizia a perdermi sul giornaliero questo livello che oggi stiamo attaccando, questo, ok? 26,4, 26,5, allora può darsi che proverò un corto per arrivare a 25,3. Però non lo so, perché mettersi in corto in supporto non è sempre la mia strategia. Quindi aspetterò i 28,5 di nuovo. Vi avevo detto tempo fa che 28,5 era l'area da guardare, infatti così è stato. Quando tutti lì chiamavano di nuovo i 35-40 mila dollari, lì abbiamo rigettato pesantemente. Quindi poco da fare, mercato choppy, più state fermi meglio è ragazzi, secondo me. Eli, appena uscita la notizia, scusa se ti interrompo, okay. La SEC ha denunciato Binance e il CEO per rompere securities americane. Ok, ecco perché. Ecco perché è successo. 2 minuti fa. Ecco, allora questo qui, ecco perché Bitcoin negli ultimi giorni era così debole, ok? Ora mi è tutto chiaro. Sì. Infatti era così debole perché la notizia era già nell'aria, quindi ora o iniziamo a salire
dopo che la notizia sarà uscita, però ora starei completamente fermo. Sì, state fermi sicuramente. ragazzi, attenzione perché non sapete mai cosa succede in questi casi, col mercato, quando ci sono queste notizie così non si sa mai come reagisce, quindi fate Sì, attenzione. sì, sì, assolutamente, assolutamente. Qui è davvero complicato, e quindi anch'io starei completamente fermo. Comunque, come vi ho detto, appunto, situazioni strane, però diciamo che secondo me già l'ha scontato un pochino la notizia, guardando come si stava comportando negli ultimi giorni. Però queste notizie qua o continuiamo a scendere pesantemente, che ci va a fare una candela del meno 10%, o questo sarà davvero il bottom, secondo me. Non lo so, non so tu come la pensi. Ero pure long e l'ho chiuso, quasi in break even. Io te l'ho detto, questa zona qua per me fa più pensare a un top piuttosto che a un bottom, se ci pensi. Sì, Cioè, guarda, per me- io sono completamente, preferisco essere completamente piatto, non mi interessa, ho chiuso tutte, cioè io faccio scalp, non faccio più di tanto altre operazioni, qui è quello che faccio, infatti molti lo vedono ogni giorno su Twitter, faccio un 2-3%, 4%, 5% profit, il levo ovviamente, e poi chiudo la mia operazione rischiando 1-2% massimo. Non faccio più di altcoin senza che le guardiamo. Molte dovete aspettare il downtrend tipo Send, come l'ha fatto, avevo messo un esempio. L'abbiamo preso ieri, abbiamo fatto un bel gain, e tra l'altro ho dato il TP al top proprio, quindi o aspettate questi downtrend, i trend line, o se no non ha alcun senso posizionarsi su di loro, cioè non trovo nulla di interessante. Vai a vedere la chart 1 minuto di Bitcoin, guarda non l'hanno presa bene questa notizia. Ha preso già di nuovo il basso, guardalo lì, Sì, sì, appunto, sì, è proprio pesa. follia pura, Sì, sì, pesa. Bisogna vedere oggi come chiude, sono sì. curioso. Mm. Comunque abbiamo messo questo chart giorni fa, dove aveva indicato che se non superavamo i 27,5 non si saliva, l'ho scritto su Twitter tipo 10 volte ed è stato così, non c'è stata nessuna continuazione. Ora qui se perdiamo i 28, i 26,4 secondo me scendiamo pesantemente. 26,3. Però ripeto, mettersi short qui, cioè per me non ha alcun senso. Cioè, No, o siete short da più in alto, se no qua... cioè, o siete short da qui, allora avete lo stop in profit o flat, ma metterci short qui non ha alcun senso. Quindi altcoin qui lasciatele in secondo piano, poco ci interessano, ci interessa sapere Bitcoin come si muoverà. Perché la situazione è davvero complicata, perché o segue lo Stoxx, mo che è uscita la notizia negativa, ok? O se no, se lo Stoxx inizia a scendere, Bitcoin scenderà insieme a lui. Così funzionerà. Non c'è... Però la notizia già era nell'aria, secondo me, un pochino, già era nell'aria. Quindi io non mi metterei corto assolutamente sulla notizia. Infatti ora sembra che la sta recuperando. Sì, guarda. Boh, non lo so. Vedremo come si comporta i prossimi giorni. Non ha molto senso. È capitato pure durante il video, quindi... Sì. Comunque qua è fare gambling, ragazzi, è fare gambling, Sì, non sì, fate sì, gambling. sì. Cioè, non Sì, sappiamo infatti. come il prezzo risolverà e come la situazione potrà andare avanti. Quindi fate attenzione, la capital preservation è sempre la cosa più importante. Salvate il capitale, cioè non rischiate. Tutto Sì, qua. sì, sì, assolutamente. Ora non ha alcun senso qui rischiare. Ripeto, cioè, possiamo anche chiudere qua, tanto non c'è nulla da dire. Sì. Ci sono quasi video di update veloci, ma che vuoi dire qua in questi video? Nulla. Cioè, state fermi. Sì, sono Anche la sempre... pre-section è inutile, cioè non ha alcun No, senso. no, ora come ora no. Vi diamo gli aggiornamenti nostri, alla fine i piani sono sempre gli stessi, ragazzi, cioè abbiamo lo stesso piano da maggio, cioè da inizio maggio abbiamo lo stesso piano, siamo nel range, stiamo da qua, me l'avevano detto proprio dall'inizio del range, guarda qua ragazzi, staremo qua per un po', faremo ranging, ed è così è stato, tutte le volte vi diremo sempre, guarda qua se rompe in alto, se rompe in basso, quindi sempre uguale la storia. Sì, sì, Eh, sì. Interessante vedere come reagisce la notizia domani.
Un chiaro esempio, per esempio, questa notte, se vedete, abbiamo un pump del 2%, tutti chiamano Moon, Burran, tornata. Abbiamo un dump e tutti chiamano zero. Cioè, non ha alcun senso logico questo. Per esempio, ieri sera erano tutti in FOMO, non so se l'hai visto. Sì, sì. Tutti in FOMO. E io a un certo punto avevo scritto: ricordate di spostare i vostri stop in profit in break perché Bitcoin qui è debole. E ha fatto una candela del genere. Mi aspettavo un dump più pesante su questa notizia. Vediamo, guarda, questo qua è proprio il fatto è che siamo proprio su un supporto così forte che ha tenuto per così tanto tempo che se lo rompe poi ci sarà il vero dump, ma finché ci rimaniamo lì magari adesso davvero lo regge ancora e ci torniamo a top range. È per questo che solitamente qua magari cercheresti il long, però con questa notizia aspetti, cioè aspetti. Sì, anche io ero long, cioè ero long sul copy, lo sai. L'ho chiuso, vabbè, 5 dollari loss, è una cazzata. Però preferisco più in queste situazioni sta fermo che fa gioco d'azzardo. Cioè, Sì. però sempre non mi metterei corto. Anzi, se chiudiamo il daily qui, che non vedo un dump può darsi mi metterei più long che short. Sì. Personalmente. Però Sì. per ora non ci sono trigger ancora che ci dicano andate short, andate long, quindi adesso ancora ora come ora, poi soprattutto perché è uscita la notizia, è da star fermi. Cioè, Sì, l'unica cosa che potete vedere è il daily. Guardate il daily qui, cioè grafico semplice. Se ci rompe questo livello qui, se per esempio chiudiamo qui il daily sul retest, qui mi posizionerei short sicuramente. I miei piani cambiano soltanto se flippiamo questa trend. Se vediamo che questa trend sul 12 ore facciamo un breakout, che poi non è detto, facciamo per esempio, può fare così, breakout, posizionarci qui e andare a ritestare di nuovo i 29.000 dollari qui sopra e poi riscendere di nuovo. Questo potrebbe essere davvero un buon piano, però è come tirare le monetine, cioè è come tirare i dadi. Infatti quelli che fanno macro, vedete disegni che fanno qui sotto double bottom a 10.000, cazzate, puttanate, alla fine lo vedremo col tempo, anche perché dipende dalle notizie, dipende dallo stocks, dipende da tantissime cose. sì. Ah boh, io direi che già siamo andati fino oltre a di solito Sì. la lunghezza del video. E niente ragazzi, boh, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.